Giobbe non è l'uomo, è l'umanità stessa. Così è stato scritto di questo personaggio unico e straordinario, di questo libro che sorprende, che meraviglia. È il libro del dolore innocente, è l'urlo dell'uomo nei riguardi di un Dio che sembra ingiusto. Giobbe è un uomo ricco e viene colpito prima nei suoi beni, poi nei suoi figli e infine nella sua stessa carne, quando cade gravemente malato. Giobbe si manterrà fedele fino alla fine al proprio Dio, ma in una maniera del tutto imprevedibile, litigando aspramente, furiosamente con il proprio Dio, che sembra averlo ingiustamente perseguitato e punito. Ciò che più sconcerta è l'inizio di questo romanzo della sapienza di Israele. Satana con gli angeli che si presenta alla corte di Dio e questo dialogo quasi surreale, il tentatore che sfida Dio. E Giobbe lì rappresenta tutta l'umanità. Certo, Giobbe ti è fedele, caro Dio, perché l'hai benedetto in ogni cosa. Quante volte abbiamo parlato della pazienza di Giobbe? Ebbene, la pazienza di Giobbe in realtà dura lo spazio di un capitolo, quello in cui Giobbe eleva il suo canto, il suo lamento a Dio, una frase famosa, ma una frase che cambierà e di molto all'interno del libro. Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E sulla scena irrompono tre amici, tre teologi, l'espressione della fede di Israele, e pronunciano frasi che cercano di spiegare a Giobbe il motivo della sua sofferenza, la sofferenza come prova, la sofferenza come punizione di Dio, la sofferenza come conseguenza di azioni passate. Giobbe pronuncia inequivocabilmente il proprio no a tutte queste spiegazioni. Tacete, state lontano da me, ora voglio parlare io, mi succeda qualunque cosa. Interrogami pure e io risponderò, oppure parlerò io e tu mi risponderai. Perché Dio mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico? Il libro di Giobbe diventa in maniera inaspettata una critica spietata di tutte le frasi teologiche di circostanza, quelle contenute in molti libri della Bibbia, quelle che comunemente molti di noi usano per consolare, per dare ragione a ciò che in realtà non lo ha. Giobbe è un profeta, Giobbe è un poeta, un drammaturgo, è colui che più di altri ha offerto quella che è l'immagine della inquietudine, senza limiti, senza pudori, senza barriere. Ascoltate frasi come quelle contenute in questo libro. Ma perché mi hai estratto dalla vulva di mia madre? Perché non mi hai fatto morire appena uscito dal suo grembo? Perché dare alla luce un disgraziato, la vita a chi ha l'amarezza nel cuore? Perché la vita ad un uomo cui la strada è celata e che Dio da ogni parte ha sbarrato? Il libro dunque si protrae in questa diatriba e al lettore può sembrare che Giobbe, e dunque Dio, abbia perso la sua scommessa. La pazienza di Giobbe, la fedeltà di Giobbe sembra smarrita. Giobbe non sembra essere fedele al proprio Dio, non sembra ascoltare il consiglio dei credenti e Satana sembra poter vincere la sua sfida. Eppure le cose non stanno così. Ecco l'ultima parte del libro, ancora una volta sorprendente, quella in cui un Dio leggermente arrabbiato e stancato, irritato da questo mare di domande da parte di Giobbe, pronuncia le sue di domande. Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Dov'eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. E in questo combattimento Dio butta Giobbe all'angolo e lo riempie di pugni, di domande che lasciano esterrefatto Giobbe, incapace di una replica questa volta. Ecco, sono ben meschino, che ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Ho parlato 2 volte, ma non continuerò.
Ecco quello che Dio dice ai suoi amici, gli amici di Giobbe, coloro che volevano difendere il proprio Dio. La mia collera si è accesa contro di te e contro i tuoi amici, Elifaz, perché non avete parlato di me con sincerità, come il mio servo Giobbe. Perché Dio punisce i 3 teologi? Perché Dio è in collera con loro e invece salva, benedice il servo Giobbe? Questa è la domanda che questo libro straordinario racchiude e la risposta è semplice. I 3 esperti di teologia e di cose religiose hanno parlato senza sincerità, hanno parlato per sentito dire, hanno detto cose ascoltate da altri. Il servo Giobbe ha parlato con il proprio cuore, ha parlato con la propria carne e questa è la verità che Dio va cercando nel cuore dell'uomo. E Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima, avendo egli pregato per i suoi amici. Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della prima. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. È straordinaria questa frase contenuta nel libro. Dio ristabilì Giobbe perché aveva pregato per i suoi amici. Addirittura Giobbe diventa servo e diventa capace di intercedere per quelli che diventano i suoi nemici e forse anche i nemici del proprio Dio. Le parti si ribaltano. Dio ha vinto la sua scommessa e Satana l'ha persa in una maniera che davvero non pensava. Ciò che sembra infedeltà in realtà è sincerità, perché Giobbe, anche lui come i suoi amici, non conosceva Dio, lo conosceva per sentito dire. Ora, come dirà lui stesso, la sua conoscenza di Dio è vera, sincera, perché nel momento del dolore, nel momento della prova, il cuore, la sincerità del cuore viene provata e lì l'uomo può manifestare davvero la verità della sua fede. A rendere ancora più unico questo libro è il fatto che Giobbe è uno straniero. Proviene dalla terra di Uz, non è un pio israelita. Dunque, alla fine di questo feroce combattimento abbiamo uno straniero che è il più fedele a Dio. 3 devoti israeliti che vengono puniti e poi perdonati da Dio per intercessione di Giobbe. Satana che se ne torna sconfitto e un Dio che ha conosciuto la misura della fedeltà dell'uomo nella sincerità. Ecco, questo libro ci autorizza a litigare con Dio, ci autorizza a calare ogni velo, ogni ostacolo nel nostro cammino verso di Lui. Ciò che ostacola la fede è soltanto la presunzione e ciò che la alimenta è la sincerità del cuore. Questo è ciò che ci trasmette questo libro e allora con sincerità, nell'esperienza che ognuno di noi fa anche del dolore, il libro di Giobbe sarà una rivelazione. Buona lettura.